Insomma, sono uscito stamattina che era buio e rientro a casa che il sole sta tramontando. E facciamo le 7, allora mi sono svegliato verso le 5. Ragazzi, guardate qua, praticamente da qui ho fatto il caldo. Perché la salita in alcuni tratti è una buona palestra. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 18 novembre 2023, sono circa le 5:45, c'è un cielo super mega stellato, anche se come vedete è buio pesto, l'aria è molto frizzante, ma le previsioni di oggi sono semplicemente meravigliose. L'uscita di oggi praticamente è nata ieri sera dopo cena con un semplice WhatsApp da parte di Roberto Gallino. Adesso arriviamo alla pompa di benzina e poi vi racconto tutto quanto. Ragazzi, buongiorno, sono circa le 6, ho fatto benzina e vi dicevo, nato tutto per caso ieri sera. Ero sul divano, a un certo punto mi scrive Roberto una frase in latino e gli rispondo con un punto interrogativo, dico ma bevuto, che roba è? Mi scrive ma domani ci facciamo un giro? Allora a quel punto lo chiamo, lui era a cena fuori e mi dice dai, ho pensato a questo giro qui, me l'ha spiegato un po', infatti oggi farà strada lui perché lui l'ha proposto e lui farà strada e lo seguirò. Facciamo questo giro qui, ti va? Non è niente di impegnativo, niente di che, niente di qua, niente di su, niente di giù, e andiamo dalle parti del lago di Garda e dico vabbè dai, facciamo un giro, la mattina sarà fresca, che ora ci troviamo? Va bene alle 7? E facciamo alle 7. Allora mi sono svegliato verso le 5, stamattina ho fatto colazione con calma, ho preparato la moto, preparato vuol dire che ho messo tutte quelle cianfrusaglie tipo drone, le cam, GoPro, ho preparato la moto, ho fatto i panini e adesso andiamo da Roberto. L'aria è frizzante, in alcuni tratti ho trovato anche 2,5 gradi, però il cielo è un cielo molto terso, molto stellato e contiamo di trovare delle temperature tra i 10 e i 12 gradi, almeno queste sono le previsioni. In basso, poi non so dove vorrà portarmi Roberto e quindi vedremo, sta facendo, go, si va. Il GS ha fatto il pieno e quindi andiamo a comandare. Nel frattempo siamo entrati in autostrada e adesso appuntamento con Roberto che mi trovo in questa area di servizio della Brianza, è la prima area di servizio dopo l'entrata di Agrate. Adesso mi accosterò qui, dovrei trovare Roberto che sicuramente sarà puntualissimo. Nel frattempo, come vedete, stanno scendendo le prime luci dell'alba, meraviglioso, veramente colori incredibili. In questi giorni sta facendo dei colori stupendi. Comunque, nel frattempo siamo saliti leggermente di temperatura, siamo a 5 gradi in questo momento e qui sono i colori dell'alba. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e vediamo di trovare il signor Presidente che sicuramente sarà qua da qualche parte. Eccolo qua, Presidente presente. Ciumbia! Ciao Robby! Da che ora stai qua? Dalle 5? L'abbiamo persi tutti. L'abbiamo persi tutti? Abbiamo perso tutto il resto del gruppo. Ascolta, chi è quel coglione che trovi alla mattina alle 6:30 all'area di servizio di Agrate? Oggi quant'è? 18 novembre. 18 novembre, ieri era la giornata del gatto nero. A questa temperatura fresca soprattutto. Ma io sto da Dio, io sto bene. Tra l'altro io ero certo che Roberto fosse qui. Non sono venuto in eccessivo anticipo, sono le 7:10 circa, l'appuntamento è alle 7. Poi ho detto, visto le temperature fresche e considerate che sono in piedi dalle 5, ora che carico tutte baracche e burattini qua, fai il panini, prendi l'acqua. Devi anche pettinare un po' la pecora. Pettino anche un po' la pecora. Adesso facciamo un piccolo briefing e poi si va. Ragazzi, questa era di servizio dove c'è sempre pieno così di moto. Guardate adesso a quest'ora, ovviamente orario da folli, lì però c'è una bella giornata. Abbiamo messo il percorso sul navigatore e adesso si va a vincere fasce. Già abbiamo proposto dei cambiamenti, quindi quello che in realtà era il menu iniziale probabilmente verrà stravolto, come sempre accade. Il Presidente si prepara e si va. Ok, prima in realtà vi ho detto una piccola inesattezza, vi ho detto che ero lì alle 7:10, invece era ancora prima, perché sono adesso le 7:05, il sole sta sorgendo, abbiamo messo il percorso sul mio navigatore, credevo che Roberto l'avesse già sul suo, invece mi ha detto no, io non c'ho nulla sul navigatore, te l'avevo detto ieri sera, vabbè, io non gli ho dato preso, pensavo che ci stesse scherzando, ma non è un problema. Abbiamo messo su e go, si va. Siamo all'altezza di Bergamo, c'è una nitidezza pazzesca e ci sono dei colori meravigliosi. Alla mia sinistra Bergamo, questa è l'uscita e guardate
Che alba che stiamo vivendo in questo momento, ci sono dei colori spettacolari. C'era un po' di vento qui a Bergamo, ma è tutto molto giusto, direi. Siamo usciti dall'autostrada, come vedete siamo in località Nave, qui siamo coperti completamente dal sole, guardate sul prato, il prato è ancora bianco, ci sono in questo momento 0,5 gradi, abbiamo trovato anche 0 e probabilmente andremo anche sotto. Qui stiamo avvicinando alle montagne e quindi l'aria è frizzante. Sono le 8:10, direzione Lago d'Idro. Stiamo puntando la Valsabbia e nonostante la poca luce ci sono dei colori veramente incredibili, il bosco sembra accendersi in alcuni tratti, i colori dell'autunno sono veramente incredibili e pensare che tante foglie saranno già andate a terra, perché vedo dalle parti mie che alcuni alberi sono quasi spogli. In tutto ciò ci stiamo scaldando un po', perché la temperatura in alcuni tratti è arrivata anche a 5, ma comunque lasciamo perdere la temperatura. La strada è molto tranquilla, sgombera, complice anche l'orario e ci permette di goderci posti e paesaggi come al solito. Ed eccoci qui in Valsabbia. Bisogna stare con gli occhi aperti perché ci sono dei velox, delle postazioni fisse, ma è giusto probabilmente che sia così perché la strada invita parecchio, l'asfalto è in ottimo stato, la strada è molto ben tenuta ed invita, come dicevo. Il sole si sta alzando, piano piano si illumineranno anche queste vallate. Valsabbia, non forzo molto perché l'asfalto è un po' viscido, la temperatura è bassa, si va a passo moderato andante, ma è very beautiful. L'ho già fatto altre volte questo percorso qui. Ditemi voi alle 8 di mattino che risveglio muscolare c'è qua. Colori incredibili a quest'ora. Guardate qua come il sole sale, si illumina e si accende tutto. E qui sotto davanti a noi c'è il lago di Garda in lontananza e c'è degli scorci, questo tratto di strada veramente beautiful. Poi vi lascio il link in descrizione, ma che cosa bisogna dire qua? Una strada così e una giornata così può accompagnare solo. È vero che siamo partiti prestissimo stamattina, è vero che ho messo a sveglia alle 5 ed ecco qui gli immancabili velox che vi dicevo. Bisogna rispettare i limiti, qui il limite è 70, noi stiamo ampiamente sotto, ma in una giornata di sole e col caldo vi garantisco che vi pruderanno le mani a fare questa strada a 70 all'ora. Dall'alto siamo scesi e scendendo è scesa anche la temperatura, meno 1,5 in questo momento. Vi garantisco però che si sta molto bene. Ormai chi mi segue lo sa, preferisco partire presto proprio per questi motivi qui. Guardate qua come ci stiamo godendo questa strada qui. In altre ore della giornata probabilmente non è così libera e sgombra la strada. Ragazzi tranquilli, non è Natale, non ho musicato, ma è tutto bianco qua. Siamo meno 3. Circa le 8:30 e siamo arrivati ad Idro. Adesso a Roberto quasi propongo di fare il passo del Baremone, che è un fuori menù ma è molto vicino, è qua sopra, una ex strada militare che ho fatto la prima volta diversi anni fa, forse avevo appena preso il GS, ed è molto scenografica, un po' pericolosa se vogliamo perché è stretta, non ha protezioni e ovviamente è sterrata, che è tutta ghiaia e brecciata, però insomma merita sicuramente, la giornata è bellissima, quindi anche se fresca. Gli proporrò questo, ovviamente prima l'avviserò vista la particolarità della strada. Se fosse una strada normale non gli avrei detto nulla, avrei girato e avrei arrampicato, vista che è una strada un po' impegnativa, allora credo che sia giusto dirglielo. Il freddo fa strani scherzetti, anche la GoPro si è spenta, spero che abbia registrato. Siamo sul lago, siamo quasi arrivati ad Anfo. Ad Anfo si sale per il passo del Baremone che è esattamente qui sopra. Si è spenta la telecamera, quindi non so se aveva registrato o meno, ma poi ci sarà la rocca di Anfo che è qui sopra, eccola lì in alto, e da qui praticamente si sale sul passo del Baremone. Però come vi dicevo prima voglio parlarne con Roberto, che se la sente lo facciamo, se non se la sente facciamo altra strada. Qui ormai siamo in un parco giochi dove l'estate è bella e c'è solo l'imbarazzo della scelta, ecco. Ok, abbiamo intrapreso questa strada qui che è quella che ci porterà al passo del Baremone. Ho fatto un piccolo colloquio con Roberto, il quale è d'accordo e quindi si va. Robby non l'ha mai fatto, io sì, no, ma io non l'ho mai fatto questo. È molto particolare. Poi mi hanno detto che si arriva su, che c'è la spiaggia, che ci sono 30 gradi, è vero? Sì, a un certo punto mi si è spenta persino la GoPro per il freddo che faceva. Comunque questo è lo spettacolo che c'è davanti a noi, questo è il lago di Idro. Peccato che siete un po' contro luce, non si vede molto, ma i colori sono molto belli.
E adesso arrampicheremo su questa strada qui. Strada che neanche a dirlo sarà stretta e con una bella pendenza. Poi una volta che si arriva in alto si apre uno spettacolo che è la metà bassa. E confido, spero che la temperatura salga, perché salendo becchiamo un po' di luce. Noi siamo in questo cono d'ombra dove in alcuni tratti, dicevo adesso con Roberto, c'era un rigagnolo d'acqua di fianco alla strada ghiacciato. Vabbè, banda alle ciance, si va. Insomma ragazzi, come vedete con noi il menù si cambia spesso e volentieri. Il baremone non era da fare, abbiamo cambiato i programmi, poi vediamo se rispettare il giro che aveva proposto Roberto, che l'ho già fatto altre volte, in parte lo conosco, oppure se stravolgere anche il prosieguo. Intanto iniziamo a goderci questa salita verso il baremone, che è estremamente bella e impegnativa. Come vedete qui è già abbastanza larghina, ma sopra troveremo tornanti anche molto più stretti. Complice l'ora, dovremmo non avere problemi di traffico, forse. Questa la fanno in bici anche tanti ciclisti, perché la salita in alcuni tratti è una buona palestra. Sole contro luce, in determinati punti si vede assolutamente nulla. Ecco, adesso inizia a esserci il tratto quello più impegnativo, più stretto. Tornanti stretti a destra e a manca, iniziano a mancare le protezioni, ma in alto è qualcosa di ancora più hard. Ogni tanto diamo un colpo di clacson che non si sa mai. Io tutte le volte che ho fatto questo pasto l'ho fatto sempre da solo, ma col senno del poi è sempre meglio farlo in compagnia, almeno in due, perché se dovesse succedere qualcosa almeno insomma avete qualcuno a cui chiedere una mano, perché ripeto, generalmente a me è andata sempre bene, ma nulla vieta che potrebbe esserci qualsiasi tipo di imprevisto, soprattutto nella parte dove proprio è sterrata. Che colori ci sono qua? Colori very very beautiful. L'autunno è qualcosa di meraviglioso. I tornanti non mancano. Tra l'altro in alcuni tratti la strada è completamente ricoperta di foglie. L'unico terrore che ho è che possa venire qualche macchina o qualche bici a tutto, e quindi andiamo particolarmente piano, anche perché fretta non ne abbiamo. Guardate il navigatore, che serpente che è un serpente incredibile. Allarghiamoci e si prosegue. Però c'è un mix di pietre e foglie. Più saliamo e più il bosco si colora e la strada diventa incantevole, e aumentano anche le insidie. Però non fatevi ingannare, la strada qui è abbastanza in salita. Guardate che cartolina davanti a noi, inizia a vedersi anche la neve qua. Finora abbiamo incontrato solo un ciclista che saliva, non abbiamo incontrato nessuno, e speriamo di continuare così. Rifugio Rosa Baremone. Si prosegue di qua. Guardate come cambiano i colori e la natura. Adesso siamo avvolti in questo marrone, in questo color arancio, rosso, verde. Bisogna fare attenzione alle foglie, perché sotto potrebbero esserci delle buche, e una ne ho presa poco fa. Trovare le parole giuste per farglielo capire un po'. Ragazzi, guardate qua, praticamente da qui ho fatto anche qualche pezzettino a piedi di là. La situazione è qui, è tutto ghiaccio, quindi siccome il rischio di andare a terra non è elevato, ma di più, ahimè, a malincuore bisogna tornare indietro. Ecco perché non abbiamo trovato nessuno. A malincuore, ma bisogna tornare indietro. Il rischio di farsi male è veramente elevato. Fin quando è neve ok, ma è ghiaccio, quindi neanche dandosi una mano in due si riescono a fare alcuni tratti, perché è veramente lungo il tratto di ghiaccio, la lastra è lunga, e poi non sappiamo, una volta superato quella lastra, se ce ne saranno altre. Siccome da qui si continua a salire e siccome di posti all'ombra ce ne sono tanti, allora diventerebbe un calvario se andiamo a mettere dentro delle situazioni poco piacevoli. Vabbè, torniamo in giù e ci godiamo comunque la nostra giornata.
Déjà vu ragazzi, siamo tornati sul lago d'Idro e stiamo puntando Riva del Garda, ma prima di arrivare a Riva del Garda ci spareremo un'altra bella strada. Passeremo davanti a una bellissima cascata, guardate qua, è una cartolina in questo momento, una visibilità ottima, una nitidezza incredibile e un sole alle nostre spalle magnifico. E tra una curva e un'altra, tra un semaforo e l'altro, siamo arrivati a Storo. Adesso qui a Storo troveremo, incroceremo, passeremo vicino, probabilmente faremo anche una sosta in una bellissima cascata che è in piena curva, che complice le piogge dei giorni scorsi in questo momento dovrebbe essere anche abbastanza rigogliosa, speriamo. E da lì poi proseguiremo per Valle di Ledro, Molina di Ledro e altri posti magnifici. Ovviamente qui siamo dalle parti del lago di Garda, siamo a pochissimi chilometri dal lago di Garda, dove comunque arriveremo successivamente. Ecco, questa è la strada che vi dicevo che ci porterà verso il lago di Ledro ed è semplicemente incantevole. Adesso noi non la percorreremo con il coltello tra i denti, ma è una strada che assolutamente invita ad andare. Avete già visto i cartelli che indicano che qui ci sono controlli per la velocità, ma noi ci limiteremo ad apprezzare questo asfalto, questa sinuosità, anche perché se non mi ricordo male tra non molto ci sarà già la cascata che vi dicevo. Attraverseremo delle gole molto molto belle, ma non vi anticipo nulla. Qua hanno messo addirittura il limite 60. Il limite 60 è un po' pochino oggettivamente, ce lo facciamo andare bene uguale. Guardate che spettacolo è qui. Questo torrentino, adesso ce n'è un altro. L'acqua ha un colore fantastico e davanti a voi c'è, alla prossima curva siamo arrivati alla cascata di Storo. Faremo un piccolo break, una piccola sosta. Quando meno ve l'aspettate vi troverete questo incanto davanti a voi. Questa è la cascata di Storo, c'è un'acqua fantastica. Praticamente siete in piena curva, voi arrivate da lì, parcheggiate dove abbiamo parcheggiato noi, 2 passi a piedi e si va a vincere facile. Ma come bella trasparente, chissà come bella fresca. Qui d'estate vengono a farsi il bagno. Adesso è poco indicato, Roberto, a fare il bagno qua. Un po' di stagione. Colore incredibile. Si è giunti alla conclusione che si va a fare una piccola colazione alle 10:30 a Ledro. Colazione perché? Perché mi sono svegliato alle 5. Roberto, tu quando ti sei svegliato? Alle 5 sono andata la sveglia. Anche per te? E anche per me. Alexa è suonato, non la sveglia. Alexa che mi dice Roberto sveglia, Roberto sveglia, e l'Enrica che l'ha spenta perché io dormivo. L'Enrica non c'è perché è insegnante, oggi c'è l'open day, altrimenti sarebbe venuta la mia dolce metà. Cinzia? Cinzia invece è un po' raffreddata, c'è un po' di influenza e quindi stavo a casa. Infatti quando sono stamattina le ho detto vabbè io ti invidio un po' che sotto le coperte al caldo. Però tutto sommato la temperatura... La giornata è bellissima, le previsioni ammettevano anche temperature più alte dalle parti nostre. Qui si sta battendo i denti in questo momento, complice il fatto che siamo in ombra, ma adesso a Ledro ci alziamo, usciamo da sto cono qua. E là c'è la neve, il ghiaccio, abbiamo dovuto tornare. Sì, e andiamo a fare una piccola colazione, dai, un caffè, qualcosa da mettere sotto i denti. A questo punto, questo fresco, troveremo la renna da mangiare, la carne di renna secca. Oppure facciamo una bella polenta di cervo a quest'ora. E dalla cascata si prosegue verso il lago di Ledro. La strada, neanche a dirvela, è uno spettacolo sia come paesaggio e sia come manto. Vi portare sempre con me in questi momenti perché tante volte si spegne la camera proprio per il freddo. Guardate qua, siamo ancora in un cono d'ombra, i prati sono ancora bianchi, siamo su passo dove non c'è il sole.
e dove c'è il sole c'è uno sbalzo pazzesco. Adesso qui ci sono 5 gradi e mezzo. Vedi, qua c'è il sole e strapieno di moto. Sì, qua c'è il sole e 2 moto ci sono. Dove c'è il sole sono 5 gradi e mezzo, poco avanti Passo Ampola e in mezzo alle montagne, poco dopo la cascata di Storo, è posto molto bello, ma c'era 0 gradi e la batteria della GoPro si blocca, e quindi riesco a portarvi con me in alcuni momenti. Adesso ci siamo fermati qui in questo bar, che non è da noi fermarsi ai bar, ma ne approfittiamo per berci un caffè, Sì, una brioche, qualcosa, vediamo. E poi da qui si va verso il lago di Ledro, che praticamente è alle nostre spalle. B, ordini tu? Vai tu a ordinare? Ordino io, però dobbiamo aspettare un pochettino di tempo perché riapre dopo la metà, dopo la fine di novembre. Eccolo qua, quindi dobbiamo aspettare fino al 30 novembre se vogliamo bere un caffè qua. Una volta tanto che volevamo fermarci al bar, è chiuso per ferie, è destino. Vabbè, ce n'è uno in fondo al lago, fermiamoci là, dovrebbe essere aperto. Abbiamo trovato questo posto al sole, vabbè, fermiamoci un bar almeno al sole, almeno ci riscaldiamo un attimino, come non detto. Va bene. Go, si prosegue alla ricerca dei bar. Che giornata ragazzi, una giornata semplicemente incantevole, sole a go-go, l'aria è particolarmente frizzante ma è tutto molto good, panorami e posti e colori splendidi, svegliarsi presto ne è valsa assolutamente la pena. E adesso ci fermeremo lì, quello dovrebbe essere un bar, ci fermiamo lì e ci beviamo un caffettino, mentre ci fermiamo in una di queste panchine lungo la strada a mangiare qualcosina, ma adesso è presto e quindi optiamo per il bar. Alla fine il caffè siamo riusciti a trovarlo, insomma. Sì, bravo. Dalle 7 di stamattina. Anzi, lì c'è il lago. Al sole si sta decisamente meglio che all'ombra. Anche qua sulle montagne ha fatto la neve. Questo lago ha sempre dei colori fantastici, nonostante sia un po' di legna in mezzo al lago. Non è che ci vogliamo fare un giro con questa roba qua? Sono le chiavi, il motore c'è, benzina c'è. C'è tutto. Bacino imbrifero montano. Hai sentito poi? Ci hai fatto caso a che profumi c'erano in mezzo là quando scendevamo? Ma ci hai fatto caso o c'hai l'influenza o il covid? No, ho sentito. Bestiale, c'è stato un punto che era fortissimo l'odore di pino. Siamo arrivati sul lago di Garda, ci stiamo lasciando alle spalle praticamente riva del Garda è alle nostre spalle, alla nostra sinistra. Un altro mondo, un altro clima, 14 gradi in questo momento. È vero che sono anche le 11:30 passate, ma rispetto ai -2:30 di questa mattina è decisamente tanta roba. Adesso next stop, penso che faremo la strada della Forra. E come si fa a stare qui e non salire sulla terrazza del Brivido? Possibile. Strada lungo lago, la Gardesana è estremamente qualità. Poi complice una giornata così con una leggera bava di vento che increspa il lago, sono tante barche che stanno facendo scuola di vela, il traffico tutto sommato è accettabile, guardate, questo è quanto. C'è tutta questa passeggiata ciclabile lungo lago molto bella. Poi noi tra 9 km lasceremo questa strada qui e inizieremo ad arrampicare sulla strada della Forra. Come potete vedere il vento è sostenuto, molto sostenuto, però siamo riparati dalla montagna, quindi molto bene. Tra non molto ci teniamo sulla destra e ci avventuriamo sulla strada della Forra. Usciamo dalla galleria e ci siamo, ci teniamo sulla destra e iniziamo ad arrampicare. Ecco qua. Qui adesso si va a destra. Tremosine sul Garda. Non so se è ancora a senso unico a salire. Una volta lo era. Entro una certa ora si poteva soltanto salire. Dopo una certa ora si poteva anche scendere. Ma comunque salire o scendere noi ce la facciamo a un passo decente, andante sì, ma eccolo qua, a quanto pare non è proprio a senso unico, o meglio non lo è più, forse solo nel periodo estivo.
che spettacolo è qua. Tira un po' di vento, sì, ma sono dei colori e degli scorci veramente veramente fantastici, incredibili. Tanti su questa strada corrono, non capisco il perché, e noi invece ce lo facciamo proprio, non dico a passo d'uomo, ma quasi, anche perché è molto corta, e quindi se andiamo fuori di corsa siamo proprio morti e sepolti, cioè non ce la godiamo per niente. Invece così riusciamo a goderci, ecco, magari non ai passi, eccolo qua. Ecco, questo proprio penso che sia la parte più bella di tutto il posto e merita assolutamente, guardate qua che roba è. Dobbiamo fare 2 foto dalla terrazza del Brivido, ma il ristorante è chiuso e quindi non è possibile raggiungere la terrazza. Di alzare il Mavic non ho voglia, sia perché tira particolarmente vento e sia perché ho fatto già video altre volte, quindi adesso torniamo indietro, stiamo ripercorrendo la Forra a ritroso e ci troveremo un posticino lungo lago dove accomodarci e pranzare. Questo probabilmente è il tratto più panoramico della Forra, in questo momento c'è poca gente, siamo riusciti a trovare un posino dove fermarci. Ho fatto 2 passi a piedi e guardate qua, praticamente il fiume ha scavato questa gola, piano piano. Gli scorci qui alla Forra sono letteralmente strepitosi. Guardate qua che roba è. È o no pornografia questa roba qua? Diciamo che la levataccia ci sta. Cioè qui in questo momento ci sono 16 gradi al sole, veramente si sta divinamente. Nonostante, in questo momento 12 qua all'ombra, ma al sole ci sta 16-17 gradi e nonostante il vento è tantissima roba.
Siamo scesi dalla Forra e ci siamo trovati questo piccolo parcheggino che è a poche centinaia di metri dall'inizio della strada. È una strada chiusa praticamente, c'è un piccolo spiazzo dove abbiamo accostato. Roberto addirittura i grissini, fai pure l'aperitivo, tu aperitivizzi. Sì. Hai portato l'altro? No, non l'hai portato. Cosa? Il prosecco, quello dei puffi, no? Quello è abbinato alla tenda. A tenda e alla lonza. Tenda, lonza e prosecchino. E pernotto. Bravo. Io mi sono portato due panini, un parolone. Io mi sono portato del pane con della bresaola. Roberto del pane prosciutto, ha detto, prosciutto da ricco. Io prosciutto crudo, Prosciutto crudo, tu, io bresaola. E buon appetito. 14:10, ripartiamo dopo il pranzo. Abbiamo incontrato tra l'altro altri due ragazzi che seguono il canale. Un ragazzo era con la compagna, moglie, non so, non ne ho chiesto, con un GS, e un altro ragazzo ci ha chiesto indicazioni su come arrivare alla Forra. Praticamente eravamo lì sotto e poi da lì andare verso Mantova. Lui aveva un Harley, anche lui dice ogni tanto segue il canale. Bravo, vedete, dove si va bene o male si trova sempre qualcuno che ci segue, che ci conosce. Meglio così, conosciamo anche gente dal vivo. Ecco, questa è una nota positiva di quando si mangia all'aperto, che se fossimo stati dentro il ristorante magari difficilmente avremmo potuto incontrare persone che arrivano, si presentano, salutano, conoscono. Difficilmente avremmo potuto conoscere persone che ci seguono, ecco, che non conosciamo. Qui pare estate, 14:37, ci sono ben 17 gradi. La giornata di sole è meravigliosa. Siamo fermati qui a Maderno per bere un caffè, dopo il pranzo ci sta, e questo è lo spettacolo che abbiamo davanti a noi. Adesso da qui fondamentalmente ci riavvicineremo all'autostrada e dall'autostrada poi ritorneremo verso casa, perché l'obiettivo è rincasare non tardissimo. Una giornata estremamente piacevole. Si è battuti i denti inevitabilmente in alcuni momenti, e mi è dispiaciuto soprattutto per la GoPro che faceva proprio fatica a funzionare. Registrava 30-40 secondi e poi si bloccava. Il freddo era pungente, probabilmente avendo anche il media mode le batterie ne risentono ulteriormente. La giornata è andata ben oltre le aspettative. Peccato per il passo del Baremone, mi sarebbe piaciuto rifarlo, ma probabilmente, anzi senza probabilmente, non è il periodo adatto. Lo rifaremo questa primavera perché d'estate fa troppo caldo. Magari in primavera ci torniamo. Adesso ci mettiamo l'anima in pace e ci facciamo gli ultimi chilometri di Gardesana prima di rientrare in autostrada, ma poi ci saluteremo e vi farò salutare anche Roberto. Siamo partiti che avevamo il sole in faccia e torniamo a casa che abbiamo ancora il sole in faccia. Sono circa le 4 meno un quarto, ci sono 14 gradi, siamo nei pressi di Bergamo. Lungo la Gardesana ovviamente abbiamo trovato un po' di traffico, un altro po' di traffico l'abbiamo trovato dalla Gardesana ad arrivare all'ingresso dell'autostrada. La A4 regala sempre tante emozioni e soddisfazioni, quindi c'è sempre movimento, anche se fondamentalmente adesso si sta scorrendo, ma abbiamo visto un cartello che ci avvisa che ci sarà coda perché qualche mezzo ha perso del materiale, quindi c'è una safety car. Non resta che arrivare alla prossima area di servizio dove ci saluteremo, io e Roberto ci divideremo e lì ne approfitteremo per chiudere il video. Ragazzi, déjà vu, questa mattina eravamo di qua, eravamo a Brianza Sud, adesso invece siamo area Brianza Nord. Io uscirò tra un po', Gallina andrà dritto per tornare verso casa, ma adesso vi faccio salutare Gallinella. Oh Robby, l'ora? Senti caldo adesso? Avevo aperto le finestre qua, ho chiuso adesso. Aveva aperto le finestre? Che corto. Comunque anche oggi abbiamo incontrato due adepti. Bravo. E magari abbiamo trovato qualcuno anche di più, solo che non ha avuto il coraggio o la decenza di salutarci. Comunque una cosa la dobbiamo dire. Purtroppo abbiamo perso due soci, non facciamo i nomi. No. Tutti e due li abbiamo persi per lo stesso motivo. Sì, che si stanno dedicando al tubero. Al tubero, uno lo sbuccia e l'altro lo spela. A buon intenditore poche parole, chi doveva capire ha capito. Ragazzi, che dire, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao ciao. Ciao e al prossimo video.